Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovissimo video. I più attenti di voi avranno già notato che mancano dei pezzi e si intravede qualcosa tipo quella portiera sullo sfondo. Allora ve la spiego in maniera abbastanza semplice. Dopo un'attenta analisi e ritornando sul discorso che noi prima pensiamo di fare una cosa e poi ne inventiamo altre 10, abbiamo deciso dopo un po' di indecisione di distruggere tutta la macchina e di ricostruirla praticamente da zero. Quindi, come potete vedere, vi faccio una breve panoramica. Ci tengo a precisare che nessuno ha mai visto cosa c'era sotto queste lamiere, giusto per capire un attimino com'è e la storia che c'è dietro a questa macchina, perché non penso che non abbiamo mai parlato seriamente con nessuno. Allora, questa qui è la gabbia originale della macchina, ok? Quella che abbiamo costruito all'incirca 10 anni fa. Questa qui è la base fondamentalmente che è stata saldata insieme a tutta questa, quindi proprio il primissimo step di questa macchina. Nei vari anni, nelle varie modifiche, noi abbiamo aggiunto ferro. Quindi, se non vado errato, noi inizialmente abbiamo aggiunto questo e poi queste traverse. E abbiamo riempito i quadrati con del legno, questo qui. Perché siamo giunti a questa conclusione? Perché dopo un po' di anni, dopo un po' di test e di modifiche, abbiamo iniziato a pensare che la macchina non fosse sufficientemente rigida e abbiamo deciso di aumentare la quantità di ferro per cercare di renderla più rigida. Nell'aumentare questo ferro noi abbiamo anche aggiunto la croce di ferro che vedete, questa qui che è già stata rimossa e come potete ben vedere non è più montata. Qui c'erano i dischi da 1 centimetro che tenevano insieme la macchina, 1, 2, 3 e 4 punti, che è questo, era qui in mezzo, era stata aggiunta dopo un po' di test. Noi, ripeto, pensavamo che la macchina vibrasse, che comunque non fosse sufficientemente rigida, che facesse un effetto molla, e visto che in questo tipo di veicolo più che in altri, non che negli altri conti di meno, ma in questo soprattutto, tutto ciò che vibra fa perdere pressione, quindi tutto quello che noi perdavamo lì dietro veniva amplificato qui davanti. Quindi dietro perdavamo, facciamo una cifra teorica 1, qua davanti perdavamo 10. Dopo questa modifica qui, quindi abbiamo aggiunto la croce, e questa qui è stata una delle prime modifiche fatte negli anni, cioè di quelle pesanti, usiamo questo termine. Allora, a seguito di questa modifica, i più attenti avranno notato che qui, in questo preciso punto, ci sono 2 pezzi di ferro, sempre da 3 cm x 3 cm dei quadrati, che sono stati uniti e si vede qui che c'è un punto di giunzione. Allora, nei vari anni, e sempre per prove, test, sbagliare, imparare, trovare soluzioni, eccetera, noi cosa che abbiamo fatto? Abbiamo allungato la macchina, perché prima questo muro, allora cerchiamo di fare una cosa che si capisca, questo muro che vedete qui, ok, era qui, quindi tutta la parte posteriore era montata in una maniera diversa, c'erano montate delle cose diverse, quindi a noi serviva ai tempi che fosse qui, e con l'esperienza che avevamo ai tempi ci sembrava una buona cosa. Quindi in quel secondo momento noi abbiamo allungato la macchina. Adesso vi metto uno sketch di un video che ho girato ai tempi, tanti anni fa, dove si vede nello specifico come è costruita sotto. Perché qui dietro, dove noi siamo già andati a rimuovere le portiere, rimuovere tutta la sezione batterie, barre e amplificatori vari, si vede cosa c'è sotto questo pannello di legno e come è stata realizzata, diciamo, come è stato realizzato l'allungamento della macchina.
Questa sezione qua l'abbiamo rifatta io penso almeno 6-7 volte, è stata distrutta tantissime volte qui dietro per cambiare sempre in base alle nuove esigenze e quello che imparavamo. Quindi l'abbiamo allungata, ok, abbiamo portato più indietro il tutto per farci stare, per aumentare la volumetria interna della macchina, eccetera. Abbiamo sacrificato la parte posteriore più che potevamo e siamo arrivati in questa condizione. Ma non è bastato, perché negli anni abbiamo aggiunto, come avete visto adesso anche nel video, anche il tetto è stato rinforzato, si vede la parte di giunta, la parte di ferro come questa qui che è stata aggiunta, e per rinforzare, sempre per il discorso che avevamo paura che vibrava, che è il dubbio che avevamo di qui davanti. E dopo un'attenta analisi abbiamo detto è inutile rifare tutta la parte anteriore più spessa, lasciando quella dietro che abbiamo il dubbio, e facendo una cosa del genere non si possono più avere dubbi. E siamo arrivati fondamentalmente a vedere la macchina così come la vedete adesso. Successivamente, qualche anno dopo, cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo pensato di modificare la parte anteriore. Con la parte anteriore io intendo questo. Questa qui non è originale del primo step, è di un secondo step. Allora, se noi entriamo all'interno, vedremo che qui c'è un gradino, ok? Perché c'è un gradino? Perché il tetto originale, la prima versione, partiva da questo punto e andava spiovente fino a questo, ok? Aveva questo angolo, ok? In quel tempo, quando avevamo deciso, abbiamo detto dobbiamo cercare di alzarci il più possibile. Era tutto basato su una semplicissima teoria, non eravamo sicuri di quello che stavamo andando a fare. E il problema è che questa gabbia di ferro, questa qui, la prima, era tutta qua sotto e in qualche modo noi dovevamo andare a tirarla via. Il toglierla non era tanto il problema era saldare quella nuova, perché l'avremmo saldata solo dall'interno e a noi non andava bene questa cosa. Quindi, come potrete vedere nella prossima clip, che è sempre di tantissimi anni fa, abbiamo rimosso questi profili di plastica e abbiamo, seguendo questa forma, tagliato il tetto della macchina intero dall'inizio alla fine. Dopo averlo rimosso, cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo tolto tutto il ferro che c'era sul tetto, tutto quanto, lasciando solo la versione del primo step, che sarebbe questa. Quindi, come vedete nell'altra clip, le aggiunte che sono questa e questa, fatte ovviamente in modo diverso, è stato rimosso tutto. Quindi noi siamo arrivati nella condizione in cui avevamo solo questi profili, non c'era più il legno all'interno e abbiamo riportato la macchina a zero. Quindi, come vedrete adesso, abbiamo tagliato via tutta la superficie, tutta quanta, tutto quello che c'era qui davanti e quella dietro. Una volta poi, avendo pulito tutto, quindi da questa prospettiva vedevamo fuori dalla macchina, abbiamo ricominciato a ricostruire tutta la parte anteriore, quindi da qui fino a circa qui, e sempre per il solito discorso, avevamo paura che vibrasse, abbiamo sistemato tutta la parte superiore e l'abbiamo sistemata in questo modo.
Come potete vedere, rispetto allo step precedente è stato aggiunto del ferro. Allora, noi cos'è il discorso? Avevamo il limite di questa finestra, quindi non riuscivamo ad andare là in fondo a rinforzare e neanche in fondo di là. Rimuovendo tutto il tetto, tutta questa sezione, quindi tutto quello che vedete è stato rimosso, appoggiato in un angolo, abbiamo avuto la strada libera per rinforzarla, che è tutto questo. È stato pulito tutto e risaldato come andava fatto. Successivamente poi, sempre in quello step lì, abbiamo aggiunto questa piastra da 2 cm che è praticamente identica a quella che c'era davanti. Perché? Perché noi, essendo che questa macchina qui pesa tra le 5 e le 6 tonnellate, dipende da cosa ci montiamo dentro e se la contiamo con montate tutte le elettroniche, le batterie o se è soltanto per il trasporto. Comunque viaggiamo tra le 5 e le 6 tonnellate. Avevamo un problema di trasporto. Quindi questa situazione qui, quella lì sotto, quella lì e quelle due finestre qui, adesso vi metto una foto che lì c'era una batteria idem dall'altra parte. Ne abbiamo aggiunta un'altra qui e una lì sotto per arrivare ad avere la corrente necessaria a far andare il vericello per trasportare la macchina. Quindi con tutto preparato, tutto quanto risolto, noi cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo praticamente adesso qui non si riesce più a vedere. No, non riesco a farvelo vedere. Allora, praticamente qui c'è questo che è 3 cm di altezza. Questo qui è un altro 3 cm di altezza. Sotto a tutto quanto c'è il telaio originale, quello della prima versione. E praticamente abbiamo aggiunto all'interno di questi, ci sono delle viti per così, un po' di viti per così. È stato riempito tutto di viti e poi abbiamo fatto dentro una colata esagerata di resina. Abbiamo usato una resina, diciamo, più o meno adatta allo scopo, quindi non è proprio quella di primissima qualità, ma su una quantità del genere e su uno spessore del genere, qua siamo oltre i 6 cm di spessore, è veramente esagerata. E fondamentalmente abbiamo cercato di rinforzarla ulteriormente perché ci sembrava una soluzione intelligente ai tempi. Comunque la differenza si è sentita, ve lo posso garantire. E adesso la situazione è questa: dopo un secondo momento abbiamo pulito tutto, abbiamo risaldato il tetto che c'era originariamente, abbiamo montato tutte le batterie eccetera e siamo arrivati in questa condizione. Il vericello che vi dicevo prima, tanto del portiere, è questo, che all'apparenza miseria può sembrare piccolo, ma è quello che trasporta la macchina. E lo andiamo a collegare questi golfari M27 in questi fori. Quindi praticamente noi abbiamo i golfari qui, il vericello applicato qui con 4 viti M12, abbiamo fatto un castelletto per tenerlo montato per il trasporto. Per questo abbiamo montato 4 batterie, perché comunque sia il peso da trasportare tanto e non possiamo permetterci di rimanere senza la corrente per spostarlo, perché durante il trasporto tutto quel pacco qui viene smontato, ok, attraverso questi bulloni, 5 di qui e 5 dall'altra parte, e viene rimosso perché questa altezza qui è misera, non riusciamo a spostarla, saranno 4 dita, 7-8 cm, non riusciamo a spostarla così. E poi anche per alleggerirla, perché comunque con il carro attrezzo bisogna stare dentro anche in determinati pesi e avevamo necessità di renderla leggera. Comunque avendo ancora il motore installato deve anche andare in giro con il motore questa macchina. E adesso la situazione è questa, quindi noi cosa andremo a fare? Toglieremo tutto, partiremo dal legno come avete già visto nella parte anteriore, toglieremo tutto, la rimetteremo praticamente lì dietro tutta quanta in questa condizione a ferro e basta. Con il ferro a vista lo rimuoveremo tutto e ripartiremo ricostruendola su uno stile più o meno simile a questo, ma rendendolo più rigido dal principio. Quindi probabilmente adesso dobbiamo innanzitutto tirare via il legno, bisogna essere sicuri di quello che stiamo facendo,
rimuovere il legno, rifaremo la struttura di ferro sotto, chiamiamola scheletro, e probabilmente al posto del legno andremo ad aggiungere del ferro che salderemo dalla parte di qui, ok? Quindi immaginate che questo sia il ferro, lo salderemo dall'esterno, così la parte interna dovrebbe rimanere liscia. Se probabilmente la nostra idea funziona, staccheremo questa volta tutta la carrozzeria della macchina dalla macchina. Cosa vuol dire? Quindi in maniera praticamente simile, l'altra volta abbiamo tagliato qui, ok, abbiamo staccato questa porzione di lamiera, probabilmente in questa versione la staccheremo tutta, quindi rimuoveremo tutte le lamiere. Questa magari valutiamo se farlo a settori o no, non lo so, perché dobbiamo capire la fattibilità anche della cosa, bisogna essere anche in condizioni di poterlo fare. Per questo rimuoviamo il legno, dobbiamo vedere come ci eravamo ancorati sulla macchina. Quindi praticamente figuratevi come se non ci fosse più la carrozzeria esterna, ma avreste solo la gabbia, praticamente completamente disaccoppiati. Lo sono già adesso, ma andremo a proprio estremizzare la cosa. E probabilmente questo lo decidiamo quando iniziamo a tirare via tutta questa sezione qua, che è già un bel lavoro. E probabilmente cosa faremo? La alzeremo anche di qualche decina di centimetri. Quindi cosa vuol dire? Questo qua è un profilato 5x5, ok? Su cui abbiamo costruito tutta la base della macchina. Abbiamo fatto un telaio portante, vediamo se riesco a far vedere, ok? Con dentro più traverse, sono 3 o 4 se non mi ricordo male. Poi abbiamo applicato le lamiere che vi dicevo l'altra volta, riempito a quadrati di 3x3 e riempito tutto di cemento. Ecco, noi sfonderemo probabilmente tutto il pavimento e andremo ad aggiungere, praticamente andremo a portare questo livello qui molto più in basso. Adesso non sto a dire quanto perché non lo so neanche io. Quindi rimuoveremo l'assale posteriore per poter alzare tutto. L'alzare tutto comunque noi ci vincola un pochino perché abbiamo problemi un po' di altezza per il trasporto, è una cosa che poi si vedrà parecchio più avanti. Non possiamo alzarla quanto vogliamo, bisogna capire un po' cosa fare, perché questo assale qua non è neanche il suo, è quello di un altro veicolo. Abbiamo cambiato perché avevamo bisogno di spazio eccetera, portava più quintali e era più idoneo fondamentalmente. Probabilmente lo staccheremo dal basamento e alzeremo la macchina, vediamo, questa cosa qui è da decidere, tanto poi durante nei video ne parleremo e vedremo un pochino cosa e come farlo. E quindi questa è la panoramica generale di quello che era partito come un rebuild diciamo un pochino semplice, quindi finché si trattava di rimuovere adesso per chi queste cose qua, sicuramente qualcuno che sta vedendo l'ha costruita una macchina del genere, non ce ne sono tantissime nel mondo, ma quelle che ci sono, chi le ha costruite sa cosa c'è dietro eccetera. Non è neanche la fine del mondo dei lavori, alla fine bisogna solo tirare via tutto il ferro e rimetterlo. Questa qui era la parte davvero semplice, nonostante ci fossero un po' di dubbi, era la parte semplice. Il distruggerla tutta, allora io vi dico, l'abbiamo fatto una volta. Questa macchina qui, questo è il suo quarto step pesante che subisce. Nella prima versione questa macchina qui girava su strada, ovviamente le portiere non erano blindate, non c'era niente del genere, veniva guidata, montava 5 woofer da 38 cm, era una macchina da bassone, era fondamentalmente una demo car. Da quella versione lì è stata portata la prima versione Extreme, dove sono iniziati a comparire i vetri più spessi, le portiere rifatte, tutta la console centrale, il muretto, ma non era stata sfondata, perché questa macchina qui originariamente, questo non è il suo vero piano originale, ma figuratevi che questo qua è il piano originale dove c'è la battuta del sedile, aveva il piano di carico così, ok, saliva di tipo 30 cm, facciamo un numero a caso, e poi seguiva indietro, era balestrata eccetera, e in quello step lì, quindi nella sua prima versione, no scusate, nella sua prima versione stream era stato mantenuto, non era stato sfondato perché ai tempi con la nostra esperienza non ritenevamo necessario doverlo sfondare. Cosa che è successa, tra le altre cose, con la macchina è stata costruita, ha fatto una gara, una di numero, e dopo è stata demolita. Ed è stata portata in questa versione, però con il muro più corto. Il muro più corto, il tetto storto, eccetera. L'avevamo costruita
praticamente noi avevamo fatto questa gara qui e tornando indietro abbiamo detto qua bisogna andare oltre, non è questa la via più giusta, l'abbiamo distrutta tutta, praticamente l'abbiamo portata a non aver dentro più niente, che è probabilmente quello che vedrete voi nel corso dei vari video, ed è stata ricostruita così, sulla base dell'esperienza che avevamo ai tempi e di quello che ritenevamo più giusto. Poi, ripeto, siamo partiti con un'idea e poi ci sono state tutte le modifiche. Questa, così come questa. Però questo qui sarà il suo quarto step pesante, quello proprio dove la distruggeremo tutta. Questa macchina qui, per chi l'ha visto a Montichiari di qualche tempo fa, il suo piccolo ha raggiunto a 181 decibel. Sono stati anche certificati e tutto, quindi non è stato semplice, sono venuti più o meno 6-7 anni per raggiungere questa cifra. Questo qua è un adesivo che ci ha regalato il nostro, diciamo, un competitor che ha una macchina come questa, un tedesco, ce l'ha regalato per festeggiare la prima volta che abbiamo fatto i 180 decibel. Quindi io penso di avervi dato una panoramica generale di che evoluzione c'è stata nel progetto. È comunque ambizioso, parecchio. Mi consola il fatto che abbiamo, ormai sono quasi 10 anni di esperienza, quindi contiamo sicuramente siamo molto più avvantaggiati rispetto a una volta, perché con tutta questa esperienza qui dovremmo riuscire nell'intento a farlo meglio e a farlo che funzioni ancora più di come funzionava bene adesso. Vi ringrazio, spero di non avervi annoiato, spero che i sottotitoli siano riusciti a soddisfare anche chi non parla italiano. Se avete richieste particolari di sottotitoli me lo scrivete nei commenti, io ve li aggiungo anche nei video precedenti. Adesso ho messo dentro le lingue principali, quelle che più o meno tutti possono capire, parlare, eccetera. E io con questa visione qua vi saluto tutti, vi ringrazio tantissimo e alla prossima. Ciao a tutti!